nella nostra vita più volte può essere capitato di avere dei problemi fisici, un dolore a qualche parte, insomma, che sia muscolare, articolare, tendineo, insomma, dei problemi fisici. In questo video parliamo proprio di questo, della motivazione per il quale non sono andato, non ho partecipato al primo torneo della stagione del 22-23 agosto a Casa Massima. Se avrei partecipato, però non sono andato per un problema alla schiena. Ho fatto un sondaggio sulla pagina Instagram, sul mio profilo Instagram riguardo questo video. Ho visto che c'è comunque particolare interesse per saperne di più, però non volevo solo fare un video dove parlavo appunto di come sto, come non sto, ma anche magari dare qualche consiglio, o comunque come la vedo io in generale, riguardo infortuni, problemi fisici, come affrontarli, come superarli, cosa fare, cosa non fare. Dunque, ho avuto un problema alla schiena precedentemente, tra l'altro la settimana prima, anche qui, diciamo alla parte vicino al collo, un po' anche alla spalla. E secondo me dovuto magari a un sovraccarico a livello di attività. In generale nel periodo estivo sono diminuiti un po' gli allenamenti di tennis tavolo perché le palestre sono chiuse, insomma, per questioni proprio logistiche e organizzative, ma ho voluto aumentare un po' la parte di preparazione atletica, e questo purtroppo è stato fatale, se vogliamo dire la verità. Purtroppo soprattutto a ridosso dell'inizio della stagione, insomma, sono andato incontro a queste due, purtroppo, difficoltà, questi due imprevisti. Però, cosa possiamo dedurre da questo? Adesso, innanzitutto, vi dico che comunque sto bene, quindi è passato tutto, il collo completamente, la schiena, dopo il primo allenamento che ho fatto, insomma, non ho risentito, non ho sentito nessun tipo di problema, nessun tipo di danno, diciamo, ulteriore, fastidi, dolori, niente, quindi che comunque insomma ci è voluto un po' di tempo, però comunque è andato tutto liscio. Cosa possiamo imparare, diciamo, da questo? Che consiglio posso dare? Ovviamente non da esperto, ecco, diciamo, consiglio così semplicemente da pongista a pongista, da atleta ad atleta. Come posso consigliare di comportarvi? Innanzitutto di non fare troppo di testa vostra, e comunque non saltare per esempio mai il riscaldamento. In qualunque attività che fate è importantissimo riscaldarsi. Tutto il corpo, non solo magari, non lo so, solo la parte alta, solo la parte bassa. Il riscaldamento non è solo una corsetta così per aumentare un po' il battito cardiaco, diciamo, la circolazione, ma è tutta una serie di cose, tutta una serie di esercizi che riguardano, insomma, un po' tutto il corpo, quindi è importantissimo non saltare il riscaldamento. Io personalmente non lo salto praticamente mai, da sempre ormai, perché so che anche se magari al di là dell'età, insomma, è qualcosa di importante. Altra cosa, non esagerare magari se uno fa anche altre attività, altri sport, non esagerare troppo con i carichi, nel mio caso, insomma, non sollecitare il proprio corpo, rendersi conto, cercare di ascoltarsi e non sottovalutare piccoli fastidi, dolori o comunque altri problemi vari che possono essere pericolosi. Io per esempio ho fatto questo errore, soprattutto per il collo. La bassa schiena invece non era così, però comunque effettivamente in passato chi si ricorderà degli iscritti più longevi si ricorderà che mi sono anche ritirato da un torneo proprio a causa di un problema alla schiena, quindi comunque io sono abbastanza soggetto anche per come, diciamo, magari gioco, insomma, magari ho la schiena un po' troppo tesa, e questo purtroppo si è ripresentato, nonostante io comunque faccia una serie di cose per la prevenzione. Altro punto, appunto, scusate il gioco di parole, prevenire, quindi fare esercizi al fine di non cadere in problemi del genere, quindi mobilità articolare ad esempio, quindi esercizi che vanno diciamo anche appunto a aumentare i movimenti che può fare un'articolazione, in modo tale da avere più libertà e prevenire gli infortuni. Questo è un altro consiglio che mi sento di dare. Altra cosa è non pensare che il riposo sia perdita di tempo. Questa è una cosa che succede spesso. Sento molte persone che dicono: no, io devo giocare sempre, devo fare sempre, no, anche se mi fa male ci gioco lo stesso. E io la trovo una cosa sbagliatissima, anche perché al di là della parte fisica, perché i muscoli ad esempio
crescono durante il sonno, diciamo, a riposo crescono, perché uno, diciamo, a grandi linee li rompe allenandosi e li ricostruisce riposandosi, ecco, dicendola proprio così. Però, diciamo, è importantissimo il riposo anche per assimilare quello che si è fatto. Lo stesso vale a livello mentale, è importantissimo anche dormire, diciamo, riposarsi e quindi curare anche l'aspetto di rilassamento. Non ha senso in tutte le cose, faccio un esempio, fare delle cose che le avvantaggiano, per esempio tanto allenamento, ma poi si va sempre a dormire, si dorme 2 ore a notte, e questo ovviamente è, come dire, controproducente e non è una cosa coerente con quello che si vuole fare, cioè tentare di migliorare, non farsi male, insomma, questo è quanto. Poi tutto un altro discorso anche di uno come si sente, che cosa si vuole fare, però dico in linea generale. Questo è un altro consiglio che vi do. E cos'altro possiamo aggiungere? Un'altra cosa che aggiungerei è il fatto di, anche dopo l'allenamento, se c'è tempo, se si riesce così, fare un po' di defaticamento. C'erano degli atleti che io ho visto, per esempio al palazzetto di Arena Irpino, atleti stranieri, devo dire la verità, la maggior parte, che sulle gradinate, per esempio, degli spalti del palazzetto, salivano e scendevano le scale, diciamo, una certa dopo la partita di campionato, proprio a livello di defaticamento. Ci sono anche altri esercizi statici che si possono fare al fine di fare defaticamento, e io li sto implementando da poco, devo essere sincero. Questo è quanto, io sto bene, parteciperò probabilmente, spero che la schiena non mi dia problemi, parteciperò al prossimo torneo che si disputerà questo fine settimana, il 28-29, diciamo, il fine settimana del 28 e 29. Sarà il primo torneo dell'anno della stagione, diciamo, al quale parteciperò, e sono abbastanza carico, non sono in formissima, però ho una voglia incredibile di competere, di lottare, di sentire anche quel pathos della competizione, del quinto set e tutte le cose che riguardano, diciamo, le competizioni agonistiche e sportive. Spero di fare bene, sarà un anno ricco di novità, ricco di cambiamenti anche nella mia vita, ricco di obiettivi da raggiungere, traguardi, insomma, tante cose che finiscono, tante cose che iniziano, e quindi niente, si vedrà. So che voi mi seguirete e vedremo insieme dove mi porterà questo percorso. E nulla, io quindi vi ringrazio della visione, vi ricordo di iscrivervi, lasciare mi piace e attivare la campanella delle notifiche, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!